sono il direttore di un ufficio della Curia di Torino, quindi dell'Arcidiocesi, e questo ufficio che dirigo si chiama Pastorale Sociale del Lavoro, e inoltre sono anche il vicepresidente di una fondazione, di un ente del terzo settore, una Onlus, che è collegata alla diocesi e che si occupa di intervenire nel campo del lavoro, e si chiama Fondazione Don Mario Perti. Vi presento il progetto Work in Progress. Abbiamo avviato questa progettualità su sollecitazione dell'Arcivescovo di Torino, che all'incirca 4 anni fa ha promosso un'assemblea pubblica dove ha invitato i soggetti del territorio a ragionare proprio sul tema della disoccupazione giovanile, che fa riferimento a in particolar modo a una tipologia di soggetti che vengono definiti NEET, cioè di giovani che non sono all'interno né di percorsi formativi né all'interno dei sistemi educativi né tantomeno all'interno del mondo del lavoro. A partire da queste sollecitazioni un nucleo di soggetti si è ritrovato per decidere di sperimentare delle attività innovative su questo fronte. Ci ha destato molto preoccupazione questo fenomeno, soprattutto consapevoli del fatto che c'è una fascia di popolazione giovanile che non scommetteva più sul suo futuro, sulle proprie risorse, sulle proprie capacità, e che in qualche modo si era rinchiusa proprio in un fenomeno di disattivazione, cioè di non ricerca di opportunità lavorative né tantomeno formative. Per cui ci siamo un po' interrogati anche sulle altri tipi di intervento, perché c'erano, non era sicuramente un campo totalmente vuoto quello della programmazione di interventi sul fronte dei NEET. Ci siamo interrogati, abbiamo fatto anche analisi rispetto alla tipologia di interventi già messi in campo, e ci destava preoccupazione anche una difficoltà di intercettare questi soggetti, per cui nella edizione che abbiamo promosso, la prima che si chiamava Laboratorio Giovani e poi nella seconda Work in Progress, abbiamo proprio provato a costruire una proposta innovativa, no? Che si fondasse sul principio di mescolare diversi interventi di natura sociale, di natura educativa, di natura di inserimento lavorativo, quindi rivolta molto al placement, e che potesse offrire delle chance di fuoriuscita dalla condizione di passività di questi giovani. Quindi l'idea di fondo sostanzialmente era di promuovere un atteggiamento attivo e di lavorare sull'ampio concetto della riattivazione di questi giovani, sia in chiave personale, sia in chiave sociale, quindi di relazioni interpersonali, sia in chiave lavorativa. E soprattutto di scommettere, questa è stata un'altra dimensione su cui abbiamo provato a lavorare, sulle capacità di questi giovani, sulle loro competenze, no? Perché spesso il fenomeno della disoccupazione a 360 gradi, ma anche quello della disattivazione, sottolinea gli elementi che mancano: non sei nel lavoro, non sei in formazione, e questo produce anche uno stigma, no? Una lettura molto pessimista da questo punto di vista. E allora abbiamo provato invece a puntare sulle loro capacità, abbiamo immaginato di ripartire dai loro sogni, contestualizzandoli, di valorizzare le loro competenze, anche quelle preesistenti, a volte di riscoprirle, no? E di lavorare quindi anche in un senso, una chiave orientativa. Ci siamo detti come slogan un po' ripartire dai loro pieni e non dai vuoti, no? Da quello che sono definiti. Contestualmente questa attività, che ha puntato molto su mescolamento degli interventi, proattivazione, abbiamo provato attraverso la progettualità anche a capire chi sono effettivamente questi giovani che abbiamo intercettato, nel senso che le analisi e le ricerche su questo tema abbondano. Volevamo una conoscenza più diretta e meno mediata, ovviamente, da questo punto di vista, e quindi abbiamo lavorato in realtà anche qua insieme a dei gruppi di ricerca proprio per profilare, tra virgolette, i giovani che abbiamo incrociato, per capirne caratteristiche sia personali che sociali, e quindi di non avere dei criteri esclusivamente formali che erano dati dalle ricerche in nostro possesso. Quindi, in poche parole, il desiderio era quello proprio di scoprire da vicino e di narrare i loro vissuti, le loro esperienze e anche le cause, il perché, no? Si sono trovati a fronteggiare una situazione di disattivazione, perché spesso, quello che abbiamo anche intercettato, è che le ricerche preesistenti si soffermavano poco sulle cause del perché, quindi si trovavano in quella situazione e non avere ulteriori tipi di riflessione. Quindi l'idea sostanzialmente di fondo, un ulteriore bisogno a cui rispondere era anche quello di proporre un'immagine positiva dei giovani stessi, no? Spesso
nella nostra letteratura, nella nostra narrazione un po' più semplificata, sono stati descritti i giovani, le giovani generazioni come le sdraiate, i bamboccioni, abbiamo conosciuto spesso questi termini. L'idea nostra era invece di proporre un'idea di giovani che è capace di riprendere il proprio cammino, il proprio futuro personale e professionale, di contribuire anche allo stesso tempo alla crescita del posto in cui vivono. Il progetto sostanzialmente attraverso due dimensioni, attraverso un approccio orientativo inteso come costruire un orizzonte personale che non fosse solo esclusivamente lavorativo, e dall'altro lato, abbiamo un po' definita l'esperienza del fare, attraverso il lavoro ha provato sostanzialmente a educare i giovani stessi che abbiamo incrociato al mondo del lavoro, alle richieste non solo dal punto di vista del mercato del lavoro, ma proprio delle richieste in termini di competenze, di approccio, di modalità. In questo senso l'azione è stata fortemente accompagnata, quindi i giovani che abbiamo intercettato attraverso queste due dimensioni, approccio orientativo e l'esperienza del fare, in una logica collegiale accompagnata abbiamo appunto tracciato un progetto che puntasse molto sulla dimensione educativa, tant'è che anche la finalità della loro esperienza lavorativa non è stata costruita rispetto al risultato occupazionale, ma l'abbiamo definita attraverso una dimensione educativa che puntasse molto sul concetto della riattivazione. Tradotto in termini pratici, ci siamo immaginati che la loro esperienza lavorativa potesse terminare non solo con un'assunzione diretta nel posto in cui hanno svolto il tirocinio, di cui tra poco parleremo, ma che quell'esperienza di lavoro li avesse abituati, rieducati a riscoprire innanzitutto se stessi e quindi anche a scoprire i propri bisogni formativi in taluni casi, tant'è che alcuni giovani che hanno partecipato al nostro progetto al termine dell'esperienza lavorativa, invece di essere stati assunti, sono tornati in percorsi formativi. Ecco, era una concretizzazione del concetto di riattivazione, del fatto che riprendessero in mano la loro vita, la loro capacità di progettare attorno alla loro vita. Quindi questo come macro tema. Come abbiamo lavorato? Il primo step importante su cui abbiamo appunto fortemente puntato è stato il coinvolgimento delle comunità territoriali, cioè uno dei primi problemi che abbiamo affrontato è come intercettare dei giovani che tendenzialmente si rinchiudono non solo in casa ma in se stessi, e quindi diventano difficili da intercettare. Abbiamo coinvolto all'interno del progetto Work in Progress e la sua prima edizione 11 territori dell'area metropolitana torinese, prevalentemente della prima cintura di Torino città, attraverso l'aggancio delle parrocchie, in cui appunto con una rete territoriale molto forte, ritenendo che questi potessero essere dei presidi in cui individuare questi giovani, non tanto perché frequentassero quei luoghi, ma perché quei luoghi, attraverso le loro reti informali, erano in grado di conoscere quelle situazioni. Quindi abbiamo costituito in primo luogo un gruppo di volontari delle comunità territoriali che ci aiutassero a scovare questi giovani. Abbiamo aiutato a segnalare i giovani che hanno partecipato al progetto e poi una prima tipologia di operatori che abbiamo coinvolto, che abbiamo definito educatori junior, cioè giovani dello stesso territorio, ovviamente in una situazione diversa, che potessero proprio accompagnare questi giovani come degli animatori sociali, degli animatori socioculturali. Da evidenziare nel progetto è la partecipazione e l'individuazione appunto delle figure che ho definito come educatori junior, cioè di giovani del territorio che arrivassero da percorsi formativi ovviamente più robusti, associativi anche delle stesse parrocchie, e che avessero avuto già esperienze animative con altri giovani, il cui compito era quello di accompagnare i ragazzi e le ragazze coinvolte nel progetto non solo da un punto di vista del rapporto personale con questi ragazzi, ma proprio in una logica di gruppo. In terzo luogo, dopo l'individuazione, quindi sia da un lato dei beneficiari sia dall'altro lato degli operatori, abbiamo proprio iniziato l'attività, quella che abbiamo definito di gruppo, cioè della creazione dei gruppi territoriali, per cui in ogni territorio quindi i giovani sono stati ingaggiati dopo avergli presentato il progetto, esplicitando il fatto che la finalità di questo progetto non era trovare il lavoro, ma
iniziare a scoprire se stessi attraverso il lavoro. E quindi i primi 3-4 mesi della progettualità ha visto un coinvolgimento dei giovani all'interno delle attività di gruppo in modo molto intenso, perché abbiamo chiesto loro un impegno settimanale all'incirca di una ventina di ore, quindi i gruppi si ritrovavano 3-4 volte durante la settimana, con regole anche precise proprio per risocializzarli alle relazioni e al fatto di prendersi degli impegni quotidiani, e abbiamo utilizzato la metodologia del Job Club, quindi della ricerca del lavoro in gruppo, ma quindi non solo del lavoro, ma proprio del lavoro inteso come scoperta di sé, per individuare gli ambiti professionali in cui loro potevano sperimentarsi e, nella logica che abbiamo detto prima, di riscoprirsi capaci. Finita questa parte è iniziata invece la dimensione, come dire, il cuore del progetto, di esperienza lavorativa attraverso lo strumento del tirocinio, un tirocinio sostenuto economicamente dalla progettualità per 6 mesi part-time. L'idea appunto era, attraverso questa modalità di lavoro che noi abbiamo chiamato e abbiamo esplicitato ai ragazzi come tirocinio educativo, di solito il tirocinio è formativo, cioè addestramento alla mansione. Questa dimensione ovviamente non è stata scartata per ovvie ragioni. Abbiamo aggiunto proprio questa dimensione, questa valenza nel dire è un'esperienza che ti ricostruisce, no, dentro il mondo del lavoro. Durante il tirocinio educativo noi abbiamo proseguito tutta l'attività dei gruppi. Almeno una volta alla settimana i ragazzi occupavano il loro orario lavorativo, una mattinata o un pomeriggio, a ritrovarsi per rileggere l'esperienza che stavano vivendo, e quindi anche la maturazione di quelle competenze, soprattutto quelle trasversali che oggi sono determinanti per la capacità di inserirsi e di rimanere nel mondo del lavoro, attraverso di nuovo la logica del gruppo, della formazione, accompagnati da un educatore e ogni tanto ovviamente da supporti formativi più tradizionali. In conclusione del progetto, quindi una volta finita l'esperienza del tirocinio, abbiamo costruito sostanzialmente sui ragazzi un piano di autonomia individuale che partisse ovviamente però dalla loro proattivazione, cioè da che cosa fare dopo. Ne abbiamo stimolati sostanzialmente a dircelo loro, no? Quindi a ricostruire quello che sarebbe avvenuto. Dal punto di vista degli esiti ci sono state ovviamente diverse, come dire, traiettorie, dall'inserimento lavorativo in quell'azienda, che è stato sicuramente un'esperienza di successo importante, anche se non ricercata immediatamente, all'inserimento in percorsi di formazione professionale tout court, reiscrizione all'università o a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, a altre esperienze anche in attività sociali. Qualche ragazzo ha intrapreso la strada del servizio civile, no? E altri ragazzi hanno avuto altre esperienze, magari di nuovo un po' più frammentate in altri ambiti del mondo del lavoro che non fossero. Abbiamo coinvolto, soprattutto nella seconda edizione, un numero cospicuo di operatori che ha reso interessante anche proprio il lavoro di rete. Nella fattispecie abbiamo coinvolto 6 educatori junior, uno per ogni territorio nella seconda edizione, appunto con funzioni di animazione sociale, accompagnamento educativo nei confronti dei giovani beneficiari, ma anche come snodo della rete sostanzialmente, sia territoriale che sovraterritoriale. 6 operatori delle agenzie per il lavoro, degli enti partner del progetto, Cooperativa Orso, la SAL di Cooperativa Orso e la SAL di Engim, che ci hanno supportato nella ricerca delle aziende, oltre alla dimensione quella che citavo prima dei territori. 2 operatori della Fondazione Operti come case manager, sia di supporto alla ricerca aziende ma anche la partecipazione loro a quella che abbiamo definito l'equipe operativa, che sostanzialmente era quel luogo che accompagnava settimanalmente nella progettualità gli educatori junior. E inoltre abbiamo coinvolto un'operatrice della pastorale sociale del lavoro, un'operatrice della cooperativa Orso e uno psicologo, appunto con funzioni di supervisione e coordinamento del progetto. Il progetto può essere replicabile sostanzialmente perché valorizza le risorse informali e la comunità territoriale, quindi nella individuazione soprattutto dei soggetti. Credo che questo sia un punto di forza su cui lavorare dal punto di vista della replicabilità, nel senso che ogni territorio può trovare il proprio snodo della rete. Noi l'abbiamo trovato nelle parrocchie, ma ci possono essere assolutamente altri soggetti che aiutano a valorizzare questa dimensione.
Sui consigli rispetto all'implementazione del progetto, appunto in un contesto altro, segnalerei in primo luogo il primo elemento su cui fare attenzione, che in realtà può anche essere un elemento della replicabilità, è la capacità di costruire un ecosistema di soggetti che condivida e poi interviene per le proprie competenze all'interno di questo progetto. Perché il progetto appunto ha visto una forte azione di lavoro del partenariato, un partenariato eterogeneo che ha messo insieme soggetti che avevano a cuore il tema dell'educazione giovanile ma da diverse prospettive: la formazione professionale, la cooperazione sociale, un ente del terzo settore, una ONLUS, ha partecipato alla nostra progettualità anche il sindacato e poi l'associazionismo ecclesiale. Suggerirei dentro il partenariato, questo è un sottosuggerimento, appunto di non escludere la parte della ricerca, perché ci ha aiutato molto durante l'attività, soprattutto nella fase di profilazione e nella capacità di individuare una progettualità sulla seconda parte del progetto, cioè le attività dei gruppi durante il tirocinio. L'attività di ricerca ha supportato molto questa fase. E poi il terzo suggerimento che segnalerei è di puntare moltissimo sulla formazione degli operatori, sia nella sua dimensione di educatori junior, ma trasversalmente di tutta l'equipe operativa di lavoro.